Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vado un po' a riprendere quello che è l'ecosistema Finance e andiamo a vedere nel dettaglio le sue DApp che ha integrato nel proprio ecosistema. Sto parlando di Savannah Finance e la sua stablecoin algoritmica e andiamo a vedere il suo funzionamento ovviamente dopo la sigla. Siamo nuovamente su Finance. Se non conoscete questo progetto, vi invito a cliccare sul link che vi lascerò in sovraimpressione o a cercare sul canale nella playlist DeFi la panoramica completa su Finance, che è un framework molto completo che gira sulla Cronos Chain, composto da un DEX, un Vault, Launchpad e tanti altri progetti che vengono inglobati da questo protocollo. Nel video di oggi andiamo a vedere in particolare Savannah Finance, che è stato lanciato poco tempo fa sul Launchpad interno di Finance ed è integrato alla voce DeFi. Clicchiamo su Savannah Finance e atterriamo sul sito ufficiale svn.finance. Ovviamente per interagire con questi protocolli bisogna avere un wallet non custodial debitamente settato sulla Cronos Chain, CRO come pagamento per le fee bisogna detenerlo all'interno del nostro portafoglio o per swapparli con altri token per interagire con questi protocolli, e se vogliamo anche i token nativi dei protocolli stessi per gli eventuali earn e altre rendite passive. Allora, Savannah Finance che cos'è? È la prima stablecoin algoritmica che gira su Cronos ed è peggata al valore di un MMF, anche se attualmente il peg di Savannah con Finance non è ancora avvenuto totalmente, o probabilmente non l'hanno ancora peggata perché c'è troppa hype dietro questo progetto, ma lo pagheranno molto presto. Infatti se andiamo a vedere, Savannah sta a 1,72 euro mentre MMF a 0,94 centesimi. Probabile che da quando sto registrando questo video a quando lo vedrete voi sarà già stata peggata. In alternativa, se non lo fosse, sapete più o meno il perché. A prima vista sicuramente non una delle migliori graficamente, infatti può risultare un pochino più confusionaria rispetto a tante altre, ma solo per la veste grafica. Abbiamo dei link, dei bottom in alto dove potete leggere Desert, Oasis, Swap, Exchange, Regulation, Docs e My Wallet per andare a collegare il nostro MetaMask. Più sotto, importantissimo andare come sempre a leggere i documenti inerenti ai protocolli che stiamo andando ad osservare. Abbiamo il TVL, il link veloce allo stake, al farm, all'acquisto del token SVN e all'acquisto del token mShare. Infatti qua sotto vediamo tre token diversi: SVN, mShare e mBond. SVN è la stablecoin algoritmica peggata a MMF e possiamo vedere il valore attuale, la market cap, la circulation supply e la total supply. Una stablecoin normale come può essere USDT, USDC, le stablecoin classiche sono collateralizzate al dollaro, vuol dire che per ogni USDT in circolazione c'è una riserva di valore di $1, mentre le stablecoin algoritmiche per mantenere il loro valore stabile ancorato al peg di riferimento utilizzano il sistema che viene chiamato del signoraggio. I token mShare e mBond servono per mantenere stabile il valore di SVN nei periodi di espansione o nei periodi di contrazione. mShare è uno dei modi che va a misurare il valore del protocollo Savannah e che aiuta tutto il processo di mantenimento del peg. Infatti durante le espansioni d'epoca il protocollo va a coniare il token SVN e lo distribuisce proporzionalmente a tutti i possessori di mShare che hanno messo in staking i propri token. Lo staking di questo token va fatto nell'OASI. Oltre a ricevere questa distribuzione, gli holder di mShare hanno diritto di voto per quanto riguarda la governance, che serve per proporre o votare delle migliorie sul protocollo stesso.
ha una supply massima di 100.000 token ed è distribuito per il 70% alle liquidity, 15% alla DAO, 10% alla riserva per il team e il 5% al tesoretto. Nella parte opposta gli M-Bond che cosa servono? Servono ad aiutare a incentivare i cambiamenti nell'offerta di SVN durante i periodi di eccessiva contrazione. Infatti quando il prezzo medio ponderato di SVN scende sotto il valore di un MMF vengono emessi degli M-Bond che possono essere acquistati con SVN al prezzo attuale. Questo scambio di SVN con M-Bond va a bruciare i token SVN che li vanno a togliere completamente dalla circolazione, questo è il metodo deflazionistico, e va a aiutare a riportare il prezzo vicino al valore di un MMF. Inoltre gli M-Bond possono essere riscattati per SVN quando il suo prezzo è al di sopra del PEG. Questo serve per controllare l'inflazione e la pressione di vendita del token SVN, quando va ovviamente al di sopra del PEG, e va a contribuire a renderlo più stabile e pegato a un MMF. Ovviamente tutti i possessori del token M-Bond possono riscattarlo per il token SVN purché il tesoro abbia abbastanza SVN in saldo positivo all'interno del tesoretto. Comunque fate molta attenzione nell'acquisto eventuale dei token se non capite bene o se non avete una conoscenza un pochino più approfondita per quanto riguarda cosa sono le stablecoin algoritmiche, il signoraggio e come funzionano nel dettaglio questi ecosistemi. Cliccando in alto su Desert vedete che possiamo andare a immettere in staking gli LP e andare a farmare, andare a ricevere in earn M-Share. Quindi possiamo farmare il token M-Share e in alcune anche SVN. Ad esempio andando a mettere Finance andiamo in questo caso a ricevere SVN come earn. Possiamo anche andare a mettere Wrapper Crow per andare a ricevere SVN oppure andare a mettere gli LP token per andare a ricevere M-Share. Cliccando su Oasis l'abbiamo accennata poco fa per la funzionalità di M-Share. In questa sezione andiamo a mettere in stake M-Share per andare a farmare SVN con un APR del 2,76%. La durata di un'epoca è di circa 8 ore. Quando noi andiamo a mettere in stake gli M-Share vengono bloccati per 6 epoche e gli SVN non sono prelevabili prima di 3 epoche. Inoltre attenzione a questa particolarità. Finite le 3 epoche che andiamo a fare il claim delle nostre reward, facendo il claim vincoleremo per altre 6 epoche i nostri M-Share che abbiamo messo in staked. Quindi ricordatevi che ogni epoca ha una durata comunque di 8 ore. I rendimenti non sono fissi e variano in base al valore di SVN, al valore di M-Share e agli importi di M-Share che partecipano a Oasis. Come detto precedentemente, Oasis e Swamp, quindi M-Share e M-Bond, funzionano per mantenere il PEG di SVN con Finance. Quindi in questo caso nel periodo di espansione, come abbiamo visto prima, ovvero quando SVN ha un prezzo superiore al token pegato, quindi Finance, Oasis permette di andare a mettere in stake M-Share e andare a ricevere SVN come ricompensa. Qualora il valore di SVN sia esattamente pegato al valore di Finance, di un Finance, questa sezione viene bloccata, ovvero non sarà permesso mettere in stake M-Share. Il valore in questo caso lo vedete anche qua, SVN Price TWAP 1.78. E per incentivare gli utenti a mettere in stake M-Share quando il valore di Savannah è superiore a M-Finance, aumentano gli APR. Così gli utenti hanno un incentivo in più per andare a mettere in stake M-Share. Per il motivo di mantenere il PEG SVN un Finance abbiamo la possibilità anche di utilizzare lo Swamp. Vedete che al momento non è possibile fare il cambio SVN M-Bond perché vi sta dicendo che SVN è overpeggata. Infatti al contrario della sezione Oasis,
Swamp si attiva quando SVN è inferiore al valore di un Finance. Infatti in questa sezione, quando SVN scende sotto il valore del PEG, è permesso andare a swapparlo con Bond. In questo caso SVN viene bruciato, come abbiamo visto, affinché si riduca la supply e il prezzo possa ritornare verso il PEG. E nel momento in cui SVN raggiunge il PEG o è superiore, per noi è più conveniente andare a riswappare M-Bond per SVN più un bonus. Il bonus viene calcolato per tutto il tempo che abbiamo detenuto SVN sopra il PEG. Cliccando invece su Exchange ci riporta a Finance. E più a destra ancora abbiamo i documenti, che sono importantissimi, come dico sempre, bisogna leggerli ogni qualvolta si fa un accesso a una piattaforma nuova. È sempre meglio andare a verificare quanto ci viene suggerito, quanto ci viene detto dal team in relazione al white paper o al funzionamento della piattaforma stessa. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e spero che questo video, che è stato abbastanza difficile da poter spiegare in parole semplici, spero l'abbiate trovato utile, interessante e di facile comprensione. Vi invito comunque a leggere i documenti presenti su questa piattaforma e di tutte le piattaforme che avete intenzione di utilizzare. Se volete supportare il mio lavoro, e vi ringrazio, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like e ovviamente di attivare la campanellina. Inoltre vi comunico che il mio gruppo Telegram attualmente è reso privato perché veramente stavano entrando tantissimi scammer. Trovate comunque il link per accedere in descrizione a questo video o nella home page del canale YouTube in alto a destra cliccando proprio sul link Telegram. Grazie della vostra attenzione, ciao a tutti.